Oggi, il 25 aprile, celebriamo una festa che ha un nome bellissimo, la festa della liberazione. Non la festa della libertà, ma la festa della liberazione. E allora qualcuno potrebbe domandare che differenza c'è? La libertà è un dato di fatto, è una realtà nella quale si vive e che magari ci è stata donata da altri. Si può nascere liberi. La liberazione invece è un atto, è un processo, è una conquista. E tutte le storie di liberazione ci insegnano che non basta essere liberi, bisogna saper lottare ogni giorno per la propria libertà. Bisogna volerla e difenderla. Si potrebbe dire che è veramente libero solo chi sperimenta non la libertà, ma appunto la liberazione, chi si sa liberare. E come mai questa festa si celebra il 25 aprile? E dato che parliamo dall'Istituto di Cultura di New York, cosa c'entrano con questa festa gli americani? Allora, il 25 aprile del 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, il cui comando ha sede a Milano e di cui fa parte anche il futuro presidente Pertini, proclama l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti e sollecita tutte le forze partigiane attive nel nord Italia ad attaccare i presidi fascisti e tedeschi e nazisti, imponendo la resa prima dell'arrivo delle truppe alleate. In realtà a quel punto la liberazione è già iniziata, basta ricordare per esempio che già il 21 aprile è liberata Bologna e il 23 è liberata Genova. Ma la decisione del Comitato di Liberazione quel giorno, ed è per questo che la festa è il 25 aprile, è importante perché ha un valore simbolico. È una decisione che non parla solo ai partigiani, non parla solo agli italiani, parla agli alleati che stanno risalendo la penisola e agli alleati, in particolar modo agli americani, dice: qui voi non trovate dei nemici, ma degli uomini che stanno lottando con voi per i vostri stessi obiettivi, con i vostri stessi valori. È una decisione, insomma, che segna l'inizio di un'Italia post-fascista, che pone le condizioni per un'Italia post-fascista che possa dialogare allo stesso livello con gli alleati. Il cambiamento di atteggiamento dei comandi alleati, dal generale Alexander, che è britannico e che aveva intimato alla resistenza di cessare le operazioni su larga scala, al generale americano invece Clark, che instaura dei rapporti positivi col Comitato di Liberazione Nazionale, è proprio uno dei segni che la lotta per la liberazione sta ricreando, è in grado di ricreare vincoli profondi tra l'Italia e il mondo democratico, tra l'Italia in particolar modo e gli Stati Uniti. Questo valore simbolico di quel giorno, di quel 25 aprile, è così chiaro nel primo dopoguerra che la festa del 25 aprile, viene istituita persino prima del passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Su proposta del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, Umberto II, infatti, il 22 aprile del 1946 emana un decreto che stabilisce appunto a liberazione, cito il decreto, a celebrazione della totale liberazione del territorio nazionale il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale. Questa festa sarà ripetuta negli anni successivi e a partire dal 1949 sarà istituzionalizzata, diventerà per così dire stabilmente festa nazionale. E allora ecco, col 25 aprile direi che l'Italia vive, col 25 aprile del 45 e di ogni anno in cui la festa viene celebrata, vive una doppia esperienza, quella di essere liberata, ma anche quella di liberarsi. Forse proprio in questo doppio movimento è la radice del fascino che nel primo dopoguerra, già col neorealismo, la cultura italiana torna ad esercitare su quella globale, in particolar modo su quella americana. Nella liberazione succede qualcosa
che nella libertà non c'è, cioè nella liberazione l'avversario può diventare l'amico, lo straniero può diventare l'ospite, la terra occupata può trasformarsi in terra amata. E non c'è forse un film che meglio di Paesà di Rossellini sia in grado di raccontare la storia di questo amore difficile ma profondo tra due visioni e in particolar modo tra due popoli, quello italiano e quello americano, prima e durante e dopo il 25 aprile. Accolto abbastanza tiepidamente in Italia, il film ottiene un grande successo in Europa e soprattutto appunto negli Stati Uniti, dove conquista il premio per Best Director e Best Film dalla National Board of Review e dove la sceneggiatura è nominata all'Oscar. Un grande critico come Basil Wright, parlando di Paesà, scrive che il tema del film è proprio la paradossale coesistenza nelle relazioni umane del bene assoluto e del male assoluto. E il fatto che lo spirito umano sia in tutti i casi, e più che mai in quello di tragica sconfitta, eternamente trionfante. Ecco, la liberazione è appunto questo, il positivo, potremmo dire, che si fa strada nel negativo, l'amore che si fa strada nell'odio, l'amicizia che si fa strada nell'ostilità, un processo infinito. Per questo è giusto festeggiarla ogni anno, perché la liberazione in fondo non è mai conclusa, non è mai definitiva. Per questo Enzo Biagi appunto ha scritto 25 aprile, una data che è parte essenziale della nostra storia, e anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa resistenza non è mai finita. Buon 25 aprile, buona liberazione a tutti dall'Istituto di Cultura di New York.